Ci sono titoli che in Stardom rappresentano il prestigio assoluto. La Red Belt, la White Belt, i Goddess Title. E poi ci sono gli Artist of Stardom Championships. Titoli che, almeno sulla carta, dovrebbero rappresentare l'anima più pura del wrestling a squadre della compagnia. Il concetto di unit, il legame tra tre lottatrici, la chimica, l'identità, la forza di un gruppo che combatte come un'unica entità. Eppure oggi, nel 2026, gli Artists of Stardom Title sembrano essere diventati il vero tallone d'Achille della Stardom. Titoli presenti, visibili, ma quasi invisibili allo stesso tempo. Cinture che esistono, ma che raramente riescono davvero a contare. E la cosa più incredibile è che non è sempre stato così, perché c'è stato un periodo in cui questi titoli erano vivi, importanti, desiderati, un periodo in cui gli Artists of Stardom Titles avevano una vera identità. E quel periodo porta un nome preciso: Cosmic Angels. Quando si parla dell'ultimo grande regno degli Artists of Stardom Titles, bisogna inevitabilmente tornare indietro tra il 2020 e il 2021. Tam Nakano, Mina Shirakawa e Unagi Sayaka non erano soltanto tre lottatrici con delle cinture alla vita, erano un fenomeno, un trio con una personalità precisa, con una storia, con una connessione emotiva che il pubblico riusciva a percepire in ogni singolo ingresso, in ogni promo, in ogni match. Le Cosmic Angels hanno trasformato quei titoli in qualcosa di speciale. Non erano semplicemente i titoli trio della compagnia, erano le cinture delle Cosmic Angels. Una parte integrante della loro identità. E non è un caso se ancora oggi detengono il record come regno più longevo nella storia degli Artists of Stardom Titles con 291 giorni. Quel numero non rappresenta soltanto la durata di un regno, rappresenta il peso che quel trio riuscì a dare a quelle cinture. Tam Nakano era il cuore emotivo del gruppo, Mina Shirakawa era il carisma, la sensualità, la crescita costante. Unagi Sayaka era il caos creativo, l'energia imprevedibile. Tre personalità completamente diverse che insieme riuscivano a creare una magia difficilmente replicabile. E la cosa più importante è che il focus era realmente sugli Artists of Stardom Titles. Quelle cinture erano il centro della loro narrazione, non un'aggiunta, non un accessorio per elevare un titolo singolo. Erano il motivo stesso per cui il trio esisteva e combatteva. Da quel momento però qualcosa si è spezzato. Gli Artists of Stardom Titles hanno continuato a cambiare proprietarie e, sia chiaro, non sono mancati trio talentuosi, non sono mancate grandi lottatrici, ma è mancata l'anima, è mancata quella sensazione che quelle cinture fossero davvero fondamentali. Negli anni abbiamo visto tanti regni discreti, alcuni anche molto buoni dal punto di vista dei match, ma quasi nessuno realmente memorabile, nessuno capace di lasciare un segno profondo nella memoria collettiva dei fan. E questo ci porta direttamente al presente, o meglio, al problema principale che oggi circonda gli Artists of Stardom Titles. Un problema che negli ultimi anni è diventato sempre più evidente. Queste cinture hanno smesso di essere il focus principale di un trio e sono diventate uno strumento per rafforzare lo status di una singola campionessa, in particolare della Red Champ o della White Champ. Gli Artists of Stardom Title sono stati utilizzati come bonus, come elemento aggiuntivo per creare l'immagine della Double Champ dominante. Una scelta che magari sul momento può anche sembrare interessante dal punto di vista del booking, ma che alla lunga finisce inevitabilmente per danneggiare il prestigio delle cinture stesse. Pensiamoci bene. Nel 2024 abbiamo avuto i XV con Maika, Mina Shirakawa e Xina. Un trio fortissimo,
con presenza scenica, con star power, ma in quel periodo il vero focus era Maika come World of Stardom Champion. Gli Artists of Stardom Titles diventavano quasi una conseguenza della sua dominanza. Un modo per dire al pubblico: guardate quanto è forte la Red Champ. Lo stesso identico discorso è accaduto nel 2025 con Neo Genesis, Starlight Kid, Azumi e Miyu Hamasaki. Erano un trio incredibilmente spettacolare sul ring, ma ancora una volta il centro della narrativa era Starlight Kid come Wonder of Stardom Champion e Double Champ. Le cinture trio servivano più a rafforzare lei che a valorizzare davvero la divisione Artist. E ora eccoci qua, nel 2026, con 8 campionesse, Konami, Rina e Fukiden Dead. Un trio che sulla carta potrebbe persino funzionare per identità e caratterizzazione, ma che nella realtà ha fatto sprofondare questi titoli in un anonimato quasi totale. E il motivo è semplice: non sembrano importanti, non vengono percepiti come importanti, non danno la sensazione di essere una priorità narrativa all'interno della compagnia. Fino a Star Grand Kingdom 2026 Konami deteneva anche il Wonder of Stardom Championship. Ancora una volta, dunque, gli Artists of Stardom Titles erano legati alla figura di una Double Champ. Ancora una volta, queste cinture venivano vivevano nell'ombra di una cintura singola, considerata più prestigiosa. E quando succede continuamente, anno dopo anno, il messaggio che arriva al pubblico, è devastante. Gli Artists of Stardom Titles non bastano più da soli, hanno bisogno della Red Belt o della White Belt per sembrare rilevanti. Questo, almeno secondo me, è il vero dramma, perché gli Artists of Stardom Titles dovrebbero rappresentare il wrestling di squadra nella sua forma più pura. Dovrebbero raccontare rivalità tra unit, strategia, connessione, crescita collettiva. Invece, oggi sembrano quasi una cintura di supporto alla campionessa singola di turno. Il 17 maggio questi titoli verranno difesi contro le Stars, Hanan, Sayaida e Momo Kogo. Un trio assolutamente interessante, soprattutto perché Hanan sta vivendo il miglior periodo della sua carriera grazie alla vittoria della White Belt contro Konami. Ed è proprio qui che nasce un altro problema enorme. Anche se le Stars dovessero vincere gli Artists of Stardom Titles, le cinture rischierebbero comunque di restare secondarie, perché inevitabilmente il focus principale di Hanan sarà il Wonder of Stardom Championship. È normale, è giusto che sia così. La White Belt è uno dei simboli assoluti della Stardom. Qualsiasi wrestler metterebbe quella cintura al primo posto. E quindi gli Artists of Stardom Titles finirebbero ancora una volta per gravitare attorno alla figura di una campionessa singola. Ancora una volta subordinate. Ancora una volta non realmente indipendenti. Ed è qui che secondo me nasce la riflessione più interessante di tutte. Di cosa hanno davvero bisogno questi titoli per tornare importanti? La risposta, a mio avviso, è molto semplice. Hanno bisogno di appartenenza. Hanno bisogno di un trio che viva per quelle cinture, che costruisca la propria identità attorno a quei titoli, che faccia degli Artists of Stardom Titles il proprio obiettivo principale. Non un'aggiunta, non un secondo pensiero, ma il centro assoluto del proprio percorso. E proprio per questo motivo c'è un trio che, secondo me, potrebbe davvero ridare vita a queste cinture. Un trio che forse non tutti considererebbero immediatamente. Un trio che non è composto da megastar assolute, ma che proprio per questo potrebbe funzionare. Sto parlando di Ami Sourei, Hina e Lady C. Le Gozai. Adesso immaginatele per un momento come Artists of Stardom Champions e pensate soprattutto a cosa rappresenterebbe questo regno. Ami Sourei è una lottatrice che ha già dimostrato tantissimo,
potenza, intensità, presenza, ogni volta che sale sul ring trasmette credibilità. È una wrestler che potrebbe tranquillamente sostenere il peso emotivo di un trio campione. Ina invece rappresenta il futuro, una wrestler cresciuta davanti agli occhi dei fan, sempre più matura, sempre più sicura di sé, sempre più pronta a fare il salto definitivo. E poi c'è Lady C, forse la figura più importante dell'intero discorso, perché Lady C non è una top star, non è una main eventer, non è una wrestler che riceve continuamente spotlight giganteschi. Ma è proprio questo il punto. Lady C incarna perfettamente ciò che gli Artists of Stardom Titles dovrebbero diventare di nuovo. Un'occasione per valorizzare un trio e raccontare la fame di chi vuole emergere. Lady C ha carisma, ha presenza scenica, ha un design unico, ha un'aura diversa rispetto a tante altre wrestler della compagnia. E soprattutto ha qualcosa che il pubblico percepisce chiaramente, la voglia di migliorare, la voglia di conquistarsi il proprio spazio. Quando i fan vedono Lady C, vedono una wrestler che lotta davvero per crescere. E questa connessione emotiva può diventare potentissima all'interno di un regno titolato. Immaginate le Gozai che iniziano lentamente a costruire il proprio dominio nella divisione trio, difese costanti, match durissimi, una narrativa basata sul lavoro di squadra, sul sacrificio, sulla crescita reciproca. Nessuna red belt, nessuna white belt a rubare la scena. Solo 3 wrestler concentrate completamente sugli Artists of Stardom Titles. Ed è qui che quelle cinture potrebbero finalmente respirare di nuovo. Perché il problema degli Artists of Stardom Titles non è la qualità delle wrestler coinvolte. La Stardom ha il roster femminile migliore al mondo. Il problema è che è il modo in cui questi titoli vengono percepiti e raccontati. Per diverso tempo sono sembrati un premio secondario, un extra, un accessorio utile per rendere ancora più dominante la campionessa singola del momento. Ma gli Artists of Stardom Titles non dovrebbero servire a questo. Dovrebbero essere una destinazione, un traguardo vero. Pensate anche a quanto sarebbe importante per l'identità di Gozai. Una stable spesso associata alla disciplina, alla forza mentale, alla crescita attraverso il combattimento. Un regno titolato, costruito sul duro lavoro, si sposerebbe perfettamente con la filosofia del gruppo e potrebbe finalmente restituire prestigio a queste cinture senza bisogno di appoggiarsi a titoli più importanti. Perché alla fine è proprio questo il punto centrale di tutta la questione. Gli Artists of Stardom Titles non hanno bisogno di una Red Champion, non hanno bisogno di una White Champion, hanno bisogno di 3 wrestler affamate, 3 wrestler che trattino quelle cinture come il tesoro più importante della loro carriera. Ed è esattamente ciò che Ami Sourei, Ina e Lady C potrebbero fare. Forse non attirerebbero immediatamente i riflettori come un trio composto da megastar assolute, ma potrebbero fare qualcosa di ancora più importante, ridare un'anima a questi titoli. E sinceramente è ciò di cui gli Artists of Stardom Championship hanno disperatamente bisogno. Ma ora ditemi, siete d'accordo con me? Lasciate il vostro pensiero qua sotto nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde sui social e sul sito web per restare aggiornati con tutte le ultime news riguardanti il mondo del wrestling femminile. Grazie di avermi tenuto compagnia fino alla fine del video. See you next time. Bye bye!